Ma gli passo l'olio o gli passo il colore? E come faccio a regolarmi? Che fare? Questa è la domanda che sicuramente alcuni di voi si fanno nel momento in cui arrivano al momento della verniciatura e del colore in un restauro. Anzitutto bisogna capire di che legno si parla. In questo caso io ho della noce satinè all'esterno di questa credenza. Qui al momento vedete un cassetto di questa credenza, quindi stiamo dicendo noce satinè all'esterno, mentre all'interno ho dell'abete. Sarebbero dei legni molto chiari, ma considerando che sono legni anche abbastanza patinati, perché parliamo di una credenza Liberty che ha almeno i suoi 100 anni, quindi secondo me è più opportuno passare l'olio paglierino. E quindi passare l'olio paglierino. Se poi nel caso della lucidatura ci rendiamo conto che il mobile viene troppo chiaro o il cliente ha un'esigenza di colorazione un po' più scura, allora da chiaro a scuro possiamo andare, da scuro a chiaro no. E quindi che fare? Passiamogli l'olio. Ho preparato tutto l'occorrente, quindi passerò quest'olio della Tecnica, che è la marca che utilizzo io appunto per i miei restauri, olio paglierino chiaro della Tecnica. Come lo utilizzerò? Mi servirò dell'ausilio di un pennello per quanto riguarda gli intagli e di una pezzuola invece per quanto riguarda le parti lisce. Però prima di fare questo lavoro qui, siccome ho passato la carta vetrata grana 150 e subito dopo la carta abrasiva 320, voglio passare questa carta abrasiva che è grana 400 per levigare ancora di più il fondo del cassetto. Benissimo, sono pronto per iniziare a passare l'olio. Inizio con la pezzuola e iniziamo il lavoro. Bisogna essere abbastanza generosi nel passare l'olio, perché l'olio cosa fa? Penetra all'interno delle fibre del legno, le ammortisce e come potete vedere il legno prende anche una gradazione di colore diversa. Vedete questo abete abbastanza patinato, molto scuro. Questi sono i segni dei vecchi fermi, dei cassetti che purtroppo andandosi a consumare le guide, i chiodi dei fermi hanno creato questo bel danno, diciamo così, questi soldi. Ma io ho preferito lasciarli, non succarli, lasciarli così. Anche questo fa parte della carta d'identità del mobile. Ragazzi, io vi dico una cosa, io mi sono innamorato di questo mestiere appunto il primo giorno di lavoro, perché mia madre mi mandò a lavorare presso il maestro Munnari, perché io non volevo andare più a scuola praticamente, mi andò a lavorare lì. Ancora me lo ricordo come se fosse ieri, che la prima cosa mi fece fare il maestro, forse casualmente, mi fece passare l'olio in un mobile che avevano preparato loro per il restauro. Mi spiegò come si doveva fare. Ovviamente il procedimento dell'olio è un procedimento abbastanza semplice, voglio dire, non ha bisogno di particolare maestria. Però a me quell'effetto che mi ha fatto quel mobile, che cambiava di colore, come in questo caso, vedete come cambia di colore il legno, quella trasformazione appunto del mogano con quell'olio paglierino a me mi ha affascinato, e praticamente io ho deciso di fare questa professione esattamente quando avevo 16 anni, proprio quel giorno lì. Io in quel momento è stato il momento fatale in cui ho deciso di fare questa professione. Il cambiamento mi ha sempre affascinato. E allora ragazzi, siamo pronti al lancio del
del progetto didattico Restauro che Passione, che è il videocorso che ho creato per i tantissimi studenti che già hanno acquistato, e non solo ovviamente, per i tantissimi studenti che hanno acquistato il mio libro, che mi chiedevano qualcosa di più specifico, e ho creato un percorso didattico di 100, al momento 130 lezioni, ma che saranno poi anche implementate, perché la mia testa crea praticamente, è un creatore automatico di contenuti, e quindi praticamente ogni giorno ne farei uno io, video sul restauro. Quindi ripeto, ho creato questo corso che sarà veramente un corso per tutti, dedicato sia agli hobbisti che ai professionisti, ma principalmente alle persone che vogliono creare, attraverso Restauro che Passione, vogliono crearsi un lavoro, ripeto, attraverso le video lezioni da me create lo possono tranquillamente fare, ma può essere, ripeto, anche un corso dedicato agli hobbisti, cioè tu a casa hai il cassettone Liberty della nonna e te lo vuoi restaurare, con le video lezioni che tu avrai attraverso il Restauro che Passione lo potrai tranquillamente fare. Ovviamente dico il cassettone Liberty, ma può essere anche il cassettone Impero, no? Perché dico, la formazione è di altissima qualità. Una cosa interessante del mio videocorso è appunto il fatto che lo studente non resterà mai da solo, in quanto tanto vedete come cambia anche la noce salinè, bellissima, sembra quasi ciliegio. Stavo dicendo, per quello che riguarda lo studente, verrà seguito passo passo, non solo attraverso le video lezioni, ma attraverso il gruppo dedicato alla didattica, quindi il gruppo segreto su Facebook, è seguito da me attraverso le coaching call, attraverso via Skype o via WhatsApp, insomma non sarei mai da solo. E quindi questa cosa qua mi stuzzica particolarmente. Dico, sono molto contento che ci siamo, è stato un gran lavoro, e ancora dico ancora siamo in fase di creazione di contenuti. Adesso mi rimane da passare l'olio sull'intaglio. Ovviamente con la pezzuola non arrivo in tutti gli interstizi, te lo faccio vedere meglio, forse la luce non... Aspetta che avvicino la camera, ecco, vedi? Te lo faccio vedere. E quindi come faccio? Faccio col pennellino, mi aiuto col pennellino e viene perfetto. Adesso a te che mi segui, e solo a te che mi segui, ti faccio vedere un trucco del mestiere, un trucchetto del mestiere. Oggi mi sento buono, E cosa faccio? Prima di passare la gomma lacca, io posso che l'olio deve asciugare, ma prima di passare la gomma lacca faccio un passaggio e do una mano di carta abrasiva molto consumata, 3,20, nelle parti lisce, questo ti consiglio fare anche a te, sempre, prima di passare la gomma lacca, nelle parti lisce carta abrasiva, ecco qua, ci aiutiamo sempre con il tatto, e il tatto ci dice tutto. Tatto e luce nel restauro sono fondamentali. Mentre nelle parti intagliate potete utilizzare una paglietta di lana d'acciaio molto fine, e anche questo lo andiamo a raffinare. Cosa stiamo facendo in questo momento? Attraverso la carta vetrata fine 150 che gli ho passato, ovviamente
per andare a togliere lo sporco, abbiamo stressato un po' il legno, quindi si è alzato un po' il pelo. Cosa stiamo facendo noi in questo momento? Lo stiamo abbassando. Nel momento del passaggio della gomma lacca, la differenza di lavoro, di effetto, sarà notevole, perché andremo a trovare un fondo abbastanza delicato e pronto a ricevere appunto la gomma lacca. Adesso quello che faccio in questo qui, do un'altra mano negli intagli, ecco la pezzola, e lo lascio asciugare per 24 ore e domani sarà pronto per accogliere la gomma lacca. Allora ragazzi, ecco, mi alzo qui così evito di fare tagli perché tempo non ce l'abbiamo. E allora ragazzi, vi invito a entrare a far parte del mondo di Restauro che Passione, perché è un mondo bello, genuino, creativo. Staremo insieme e cresceremo insieme. Io sarò a vostra insomma disponibile per quello che riguarda il proseguimento dei vostri lavori, quindi attraverso me e attraverso i miei video e attraverso il mio supporto appunto didattico è come se lavorassimo fianco a fianco. Per oggi è tutto, aspettatevi altri contenuti, a presto, ciao!